Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, siamo al 27, adesso non so quando guarderete questo video, comunque siamo al 27. Tra l'altro questo video non devo neanche farlo perché ce n'era già un altro in programmazione, quindi boh. Però, siccome che mi avete scritto in tantissimi per chiedermi tutti quanti la stessa identica cosa, come mai non sono ancora arrivate a tutti quanti le ricariche dell'assegno di inclusione? Quindi rispondiamo a questa domanda, poi vediamo anche per quanto riguarda dopo anche il pagamento dell'assegno unico per i figli. Allora, il fatto che non tutte le ricariche dell'assegno di inclusione ADI di fine maggio siano arrivate, cioè che non siano arrivate a tutti, diciamo che è una situazione che si può verificare, si verifica e si verifica anche per diverse ragioni. Molte volte queste ragioni sono legate a delle procedure dell'INPS e ovviamente anche alle tempistiche di elaborazione. Alle volte ci sono anche dei ritardi tecnici, quindi diciamo possono verificarsi dei ritardi nell'elaborazione da parte dell'INPS o da parte delle poste. Delle volte mi avete anche segnalato in passato, che in alcuni casi, anche dopo l'approvazione della domanda, l'accredito non viene, cioè quindi non avviene, non arriva in tempo utile per la data prevista, quella del 27. Infatti, se vi ricordate, va bene che abbiamo la memoria corta e siamo bombardati di notizie, di informazioni ogni 5 minuti, quindi ce la raccontano a destra, a sinistra, televisione, radio, internet e quant'altro, ce la raccontano dappertutto, quindi io capisco che le informazioni sono veramente tantissime. Però già a fine aprile si erano verificati dei ritardi per alcuni beneficiari. Se vi ricordate c'erano delle domande accolte, poi c'erano state delle rielaborazioni, si prega di attendere la prossima rielaborazione, insomma questa cosa si era già verificata anche ad aprile. E tra l'altro alcune segnalazioni mi avete scritto che appunto che il 26 che era ieri praticamente, non so quando guarderete questo video, ci sono stati dei flussi di ricarica, diciamo un po' a singhiozzo, chiamiamolo così, e il 27, che sarebbe oggi, dipende sempre da quando guardate il video, sono ripresi i pagamenti, includendo anche lavorazioni per chi non aveva ricevuto l'accredito previsto. E poi comunque è possibile che per alcuni l'accredito arrivi anche intorno al 29, ok? Perché dovete ricordarvi che l'INPS ha comunque sempre tempo fino alla fine del mese per pagare tutti quanti. Perché comunque l'INPS fa dei controlli, effettua costantemente delle verifiche sui requisiti, quindi alcuni ritardi possono essere dovuti a dei controlli ancora in corso, come per esempio la condizione di svantaggio, la convocazione dai servizi sociali, anomalie, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente la domanda è cosa fare se non arriva il pagamento. Intanto, allora, primo, controllare il proprio fascicolo previdenziale dell'INPS, quindi accedere al sito internet dell'INPS con lo SPID, la CIE o la CNS, CIC, CIUC, SPIC e SPAN, nella sezione assegno di inclusione, per verificare se lo stato della domanda è valida. E si deve anche verificare l'importo spettante e la data prevista del pagamento. Seconda soluzione, verificare il saldo della carta ADI, andando magari a uno sportello Postamat o direttamente all'ufficio postale. Terza soluzione, attendere qualche giorno.
Prima di agitarci, prima di farci prendere dall'agitazione, è consigliabile aspettare almeno 48 ore dalla data indicata di pagamento, dato che si possono verificare anche qui dei ritardi tecnici. Ultima soluzione, ma è proprio l'ultima secondo me, è quella di contattare direttamente l'INPS o il proprio CAF patronato. Se il ritardo a questo punto persiste e non trovi delle informazioni all'interno del tuo fascicolo previdenziale dell'INPS, puoi contattare il servizio INPS Risponde direttamente da internet oppure chiamare il centralino telefonico dell'INPS al 06 164 164, che vabbè non vi do neanche l'altro numero breve, tanto ormai abbiamo tutti il cellulare, quindi comunque 06 164 164 da cellulare, oppure come vi ho detto rivolgervi al CAF o patronato di assistenza, ma secondo me conviene aspettare almeno fino alla fine del mese. Quindi riassumendo tutto quanto, i ritardi sono una situazione che ormai siamo già abituati a conoscere. Non sono rari, sono già successi anche gli altri mesi, come vi ho detto sono spesso legati alla complessità del sistema, all'elaborazione dei pagamenti, ovviamente da parte dell'INPS. Ora vediamo quando sarà pagato l'assegno unico dei figli a maggio. Allora, per questo mese di maggio l'assegno unico per i figli è stato pagato con alcune tempistiche. Per i beneficiari che già ricevono l'assegno senza variazioni, come sapete, il pagamento è già avvenuto a partire dal 20 di maggio, mentre per i nuovi richiedenti o per chi ha avuto dei conguagli a credito, a debito o delle variazioni, quindi hanno aggiornato l'ISEE, l'accredito avviene o avverrà comunque nell'ultima settimana di maggio. Una cosa importante, perché poi dopo ci dimentichiamo e uno si perde, non si ricorda. È molto importante che vi ricordate che chi non ha presentato la DSU, quindi la dichiarazione sostitutiva unica, aggiornata, entro la fine di febbraio di quest'anno, ovviamente, non è che parliamo dell'anno scorso, di quest'anno, ha tempo fino al 30 di giugno per poterlo fare. In questo modo si potrà ricevere eventuali importi corretti, maggiorazioni, eventuali arretrati e quant'altro. Quindi mi raccomando, ricordatevi entro la fine di giugno, per chi non l'avesse fatto, di aggiornare almeno la DSU. Tra l'altro per il 99% di chi guarda il mio canale, la fine di giugno rappresenta anche il mese in cui poi c'è l'ultima ricarica dell'assegno di inclusione. Quindi, perché poi a luglio bisognerà rifare domanda, ok? Per quanto riguarda come rifare domanda, avevo già fatto un altro video, era uscito mi pare forse la settimana scorsa, una roba del genere, dove vi dicevo quali eventuali documenti sarebbero necessari per poter rifare domanda di ADI. Molti di voi mi hanno detto che sono capaci ad utilizzare internet e quindi se la faranno su internet, e molti altri invece mi hanno detto che si rivolgeranno al CAF per farsi assistere. Secondo me la soluzione di farsi assistere è la migliore, anche perché appunto essendo il primo rinnovo di una cosa che è nuova, non è come RDC che eravamo già abituati, sai, insomma si sapeva già come funzionava, cosa fare, cosa non fare. Questo è nuovo, quindi a un certo punto secondo me sarebbe più utile farsi assistere dal proprio consulente fiscale, CAF, patronato, commercialista, tributarista, ragioniere, avvocato, non so, chi vi segue la pratica fiscale, per aggiornare appunto la domanda. Quindi mi raccomando, ricordatevi anche eventualmente di iniziare a preparare almeno i documenti base, e se volete eventualmente avere un elenco, andate sul mio canale
cercate il video, adesso non ricordo esattamente com'era il titolo, ma credo che fosse una cosa del tipo quali documenti servono per aggiornare la domanda dell'assegno di inclusione. Comunque, vabbè, se andate nel canale, pagina principale, e scorrete un po' indietro e lo trovate, insomma, è una cosa del genere. Prima di concludere, però, poi vi ricordo anche, lo vedete questo collegamento qui che vedete qua in sovraimpressione? Ecco, all'interno di quel collegamento lì, che tra l'altro vi lascio poi anche nella descrizione del video, trovate tutto riassunto, tutto concentrato, tutti i collegamenti che avevo. Quindi da lì si parte per eventualmente richiedere una micro consulenza, per ricevere una cartolina, magari volete ricevere una cartolina telematica da parte mia. Da lì si può diventare super iscritti al mio canale di YouTube, si può avere un'email PEC gratuita, insomma tante cose che io erano tutte sparpagliate e a un certo punto adesso le ho messe tutte insieme, così facciamo prima e quando c'è qualche cosa la metto là e facciamo prima a trovarla. Quindi mi raccomando, andate a vedere il sito internet che vi ho lasciato. Se vi interessa, trovate anche il collegamento qui sotto nella descrizione del video. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!